Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone o ascendente Leone o Luna o Venere in Leone. Andiamo a vedere come sarà questo mese di aprile 2025. Andiamo innanzitutto a vedere quali sono quali sono i passi della tua missione dell'anima in questo mese, affinché tu possa adempiere quotidianamente al tuo grande obiettivo, che è la gioia. Ok? Allora, andiamo prima di tutto, iniziamo con le carte degli angeli. Vediamo quali sono le linee guida di questo mese per te, Leone. Leone. Vediamo. Allora, ritualismo. Angelo Amia, ritualismo. Non ci credo. Applicati nei rituali spirituali, accedi alla conoscenza superiore, ricchezza materiale e spirituale. Questo è il mese in cui, ragazze mie e ragazzi, vi esortano gli spiriti, il tuo spirito guida, amante celeste, sposo celeste o sposa celeste, a dedicarti consapevolmente a tutti i rituali e le pratiche che portiamo avanti nella nostra scuola. Qualsiasi tipo di pratica tu stia portando avanti nella consapevolezza della tua vita come un'azione spirituale quotidiana è quella giusta. Cioè quello che ti funziona a livello di pratiche spirituali, ti dicono di portarla avanti. E quindi ti dicono che questo è il mese in cui, grazie al portare avanti le pratiche spirituali, le meditazioni che facciamo sul canale, lo yoga sciamanico, le formule magiche, le formule psichiche che trovate tutte sulle mie playlist, yoga sciamanico, meditazioni guidate e l'arte sciamanica, va bene? Tutto quello che portiamo avanti dice pratica, 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 ogni secondo pratica, formule psichiche, formule magiche, mantra, fai se avete già iniziato a fare la pratica, la sequenza fluida dello yoga sciamanico per l'apertura della Kundalini, fatela almeno 2 volte a settimana quella pratica, va bene? 2 o 3 volte a settimana, per andare incontro alla prosperità materiale, perché si sbloccano i chakra. Questo porta energia che fluisce, questa energia che fluisce va nella prosperità materiale, abbondanza di idee, abbondanza di affetti, abbondanza materiale e finanziaria, perché la materia è la manifestazione dello spirito. E quindi ti dicono che questo è l'obiettivo tuo in questo mese, affinché tu possa realizzare la gioia di cui abbiamo parlato appena abbiamo aperto il video. Va bene? Ricchezza materiale e spirituale. Cioè, così dentro, così fuori, eh? Bellissima. Qua c'è un bellissimo angelo con tutte le candele, vive l'esperienza quotidiana della vita come un'esperienza spirituale, pura e incontaminata. Bellissimo, bellissimo veramente. Adesso ci andiamo a mettere la carta del drago immaginale, sempre per la tua missione dell'anima in questo mese. Ti leggerò la prima parte, alla fine del nostro viaggio insieme in questo video ti leggerò il rituale della buona riuscita. Allora, vediamo un po'. Cosa ci raccontano le carte del drago immaginale per te affinché questa prosperità possa essere incanalata nel modo giusto? O qual è l'argomento cardine di questo mese per te? La ribellione, fantastico, la ribellione, devi ribellarti a tutto ciò che tu percepisci con queste pratiche spirituali non andare bene. La ribellione non è qualcosa che tu ti ribelli all'esterno, il mondo esterno è una mera proiezione. Allora ribellati alla tua stessa mente, ti dice questa carta. Ribellati alla tua stessa mente portando avanti delle pratiche spirituali che la tua mente magari non ti voleva far fare, proprio perché facendo le pratiche spirituali tu accedi ai grandi poteri e realizzi la ricchezza economica, la prosperità di affetti. Quindi ribellati alla tua stessa mente. Questa è la ribellione che devi fare. Adesso ti leggo questa carta che è potentissima e bellissima, bellissima, 11, una tra le mie preferite, d'acquario, sai. Allora, 11,
Ti leggo la prima parte di questa carta e poi alla fine vediamo il rituale per questa buona riuscita della ribellione. La ribellione è una forma dell'amore. Ti ribelli quando qualcosa ti sta a cuore. Ti ribelli in nome di chi ami. Ti ribelli per volontà di comunione e partecipazione. La ribellione è un'energia spirituale, una forza dell'anima. Avendo perduto il tempo paradisiaco delle origini, che è da identificare come uno stato della coscienza e non come un tempo cronologico, no? Cioè il paradiso delle origini, quando l'uomo e Dio si sentivano l'uno dentro l'altro vicendevolmente, quindi siamo nell'età del bronzo, del ferro, del bronzo, e quindi ci sentiamo separati dal divino, ok? Quindi, avendo perduto questo paradiso delle origini, l'umanità cerca di ritrovarlo nel mondo attraverso l'uso delle leggi, delle norme e delle regole. Con questo però non solo non ritrova lo stato di coscienza non duale, cioè con questo non solo non ritrova l'unità, l'armonia primordiale, ma in verità se ne allontana sempre di più. Quindi ti devi ribellare alle leggi del mondo, della Matrix, che sono dentro la tua mente. Questo si deve, questo non si deve, questo si può, questo non si può. Secondo quali norme e quali leggi noi abbiamo questo tipo di morale perché siamo tutti condizionati da un sistema culturale religioso e tutti i sistemi culturali religiosi odierni sono stati manipolati per avere il dominio su di te. Quindi non ti chiedere, ma secondo me questa fa parte dell'ordinamento oppure viene... No, no, sono tutte facenti parte di una matrix, di un sistema corrotto. Quindi, per usare il linguaggio dello gnosticismo, che è il cristianesimo esoterico dei Vangeli apocrifi, no? Cioè la religione vera, quella esoterica, le norme, le leggi e le regole sono gli arconti, cioè ti devi ribellare agli arconti, tutto l'insieme di norme, regole e leggi che abbiamo, figli di un funesto demiurgo. La ribellione è una forza dell'anima che punta a dissolvere il potere illusorio dell'arcontato, cioè la ribellione è una forza dell'anima che punta a dissolvere il potere della mente, delle leggi della mente, che sono le leggi della Matrix, le leggi della cultura dove viviamo, della civiltà. La ribellione non è rivoluzione. La rivoluzione punta a sostituire un potere esterno con un altro potere esterno. La ribellione invece è il risveglio del potere interno. Poiché la prima e principale barriera di contenimento è costruita dalla mente, innanzitutto ci si ribella alla mente, in nome dei valori dell'anima. Il ribelle, proprio come il poeta, è un essere che, senza antitesi, senza rabbia, senza antagonismo e rancore, ma con la bellezza, il sorriso e l'amore, trova il modo di ristabilire l'equilibrio tra il proprio mondo e la natura. Egli ritrova le armonie cosmiche e vi si reimmerge. Da quel momento non deve più lottare per realizzare ciò che vuole, le cose vengono a lui. Il responso del drago. Questa carta ti indica la presenza di una situazione che non va e a cui devi ribellarti. Non devi farti andare bene qualcosa che non accetti, devi piuttosto attivare la tua capacità decisionale. Quindi questo mese ci sarà qualcosa che non ti sta bene, che può essere interno o esterna, che poi è la stessa cosa. Ti devi ribellare, non te la devi fare andare bene, no, va bene? Perché dentro poi una forza ci sarà dentro di te che dici no, no, potere decisionale. In virtù dei valori dell'anima io faccio così. E il primo giudice interno è la tua stessa mente che ti metterà qualche paletto, qualche limite rispetto alle circostanze che vivrai in questo mese. Quindi il rituale, fondamentale i rituali, formule psichiche e mantra per ribellarti alla mente e andare lungo il sentiero della gioia a cui vuole anelare la tua anima in questo mese come in ogni mese. Ma in questo mese devi ribellarti alla stessa mente con i rituali, con le pratiche e con i mantra e le formule magiche. Ok. Mettiamo adesso la carta dei chakra per andare a vedere a quale chakra andiamo incontro, con quale chakra comunichiamo, quale chakra si sblocca e di quale chakra stiamo parlando in particolare. Quindi a cosa andiamo incontro? Leone. Il terzo, la volontà, potere decisionale, il terzo chakra. Il terzo chakra, potere di volontà, vedi questo è giallo, è il potere della volontà. Allora, devi iniziare a volere e a desiderare
da una prospettiva cosmica e non più individuale. Dice, cosa significa? Se avete guardato il video sulla Kundalini sapete cosa significa, se non l'avete ancora fatto ve lo accenno. Se non l'avete ancora fatto, il terzo chakra parla dell'autostima, va bene? Però ridurlo all'autostima, autostima, come un io distinto e separato dal tutto, è ormai veramente riduttivo parlarci in questi termini, no? Ok. Quindi, però diciamocela in questi termini, autostima, va bene? Qua devi sentire la capacità di esercitare, devi sentire forte la volontà di prendere delle decisioni conformi a cosa? Conformi alla verità dell'anima che vuole emergere e la tua mente ti dirà qualche cosa che non devi fare, che non vuoi fare, invece lo devi fare e quello ti conferirà maggiore autostima. Questo detto in soldoni. Chiunque non avesse ascoltato il video sulla Kundalini, soprattutto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, vi invito a farlo. Lo trovate nella mia playlist Yoga Sciamanico, il video sulla Kundalini, perché il terzo chakra ha a che fare con quello che ti sto dicendo. E come diceva il grande maestro Sri Aurobindo, l'umanità è ferma al terzo chakra perché non sa volere. Non sa volere. La Kundalini non ci sale al quarto chakra per farti arrivare il potere del genio se tu non ti allinei con una volontà cosmica. Volontà cosmica significa questo, te lo dico in poesia e poi ti rimando a quel video. Iniziare a volere da una prospettiva cosmica e non più individuale, cioè non volere solo per te stessa, significa iniziare a volere come gli alberi vogliono, come il mare vuole, come la tempesta vuole, come le nuvole vogliono, come gli animali vogliono, come le montagne vogliono. Questo permette a Kundalini di salire al quarto chakra e di aprire il potere del genio, dove tutto è possibile. Ok? Adesso ci andiamo a mettere i tarocchi per vedere cosa ci raccontano. Allora, i tarocchi. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito? Vediamo un po'. Leone. Cosa accade in questo mese di aprile 2025? Leone. Vediamo. Infatti qua c'è un po' di stanchezza, 10 di bastoni, una situazione giunge al termine. Decisioni ferme e concise per far finire una situazione pesante o più situazioni che ti porti dietro. Regina di spade, avrai le idee chiare, anche se sei uomo, Avrai le idee chiare nel fare dei tagli per situazioni pesanti. Cos'altro? Idee chiare, proprio il potere della volontà. 8 di bastoni, comunicazioni e situazioni che si sbloccano, anche prendere delle decisioni per fare degli spostamenti o dei viaggi, che sono ben aspettati in questo momento per toglierti dei pesi, vedi, stai così. Iniziamo il mese un po' così, un po' appesantiti da qualcosa, o ci sentiamo un po' pesanti. Oppure il fatto è che prendi delle decisioni per non sentirti più pesante, perché le situazioni pesanti si finiscono. Il 10 è il numero finale degli arcani minori, ok? 8 di bastoni, vedo comunicazioni, movimento, spostamenti, situazioni che si sbloccano. Vedi 3 di coppe, vedo anche che puoi organizzare delle uscite, dei viaggi con delle amiche, degli amici, la situazione si alleggerisce rispetto a questa pesantezza su più ambiti. Cos'altro abbiamo in questo mese per te? La temperanza, guarigione, ti prendere cura del tuo corpo, della tua anima, del tuo spirito, anche comunicazioni positive volte a uno sblocco di più situazioni contemporaneamente. Però la temperanza mi parla di guarigione su più ambiti sotto il 10 di bastoni, mi spiego. Ci saranno state delle situazioni che si sono accumulate o si possono accumulare delle situazioni e ti portano dello stress e un po' di stanchezza. Però queste situazioni giungono al termine, inizi a prenderti più cura di te con la temperanza, un po' più di cura dell'anima, del corpo, yin e yang in equilibrio, d'accordo? Cos'altro? E il re di denari. Guarda, nel lavoro io vedo che ci sono comunicazioni da parte di un capo, da parte di qualcuno, ottime comunicazioni. Se non c'è lavoro, vedo che ci sono l'arrivo di mail, comunicazioni per
come si dice, per dei colloqui di lavoro ben aspettati. Non ti dico, se non c'è lavoro, non ti dico che ci sono dei contratti in questo mese, delle firme di contratti, però ci sono magari il mese prossimo, però un'ottima intesa con un'azienda, un datore di lavoro o qualcuno. Se invece, per esempio, hai un'attività, io vedo che ci sono delle cose che ti sei fatta carico di tante cose, se hai un'attività, se hai qualcosa. Questo è il mese in cui tutto fluisce e l'economia va benissimo, perché prenderai delle decisioni per la tua attività, anche di rinnovamento dell'attività. Va bene? Energia positiva per te in questo mese? Il Papa è energia positiva, prenderai delle decisioni ferme che sono conformi alla tua nuova consapevolezza spirituale. Ottime comunicazioni in ambito lavorativo o situazioni che riguardano la stabilità. Decisioni ferme prenderai per non farti carico più di alcune cose e vedo che queste decisioni avranno un ottimo esito. Va bene? Ok, detto questo, ragazzi e mie ragazze, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere sia che tu abbia qualcuno sia che non ci sia nessuno. Vediamo come sta l'energia dell'amore per te in questo mese di aprile 2025. Leone. Partiamo con una carta guida dei Rider White. Carta guida per te, Leone. Amore. Dieci di bastoni anche qua, anche di là. Hai visto? Ti ricordi? Ci sono situazioni un po' pesanti, o una situazione pesante giunge al termine. 9 di denari, vedo che riprendi forza, vigore. Magari le situazioni pesanti non sono relative all'amore, ma relative alle situazioni economiche. E quindi magari questa situazione può inficiare dei rapporti. La situazione economica pesante può essere stata una diminuzione nelle relazioni. Mi spiego, situazioni pesanti legate scusami, al lavoro o altre situazioni che non ti hanno permesso di stare proprio al 100%. Vediamo un po' cosa mi dicono le carte. Ecco perché la ribellione, autostima, ribellione, i rituali che ti portano ad avere più potere, più forza, più energia. Soprattutto, come già mi avete scritto, la sequenza fluida dello yoga sciamanico che risveglia Kundalini. Avete visto quanta energia vi dà? All'inizio vi sentite, se magari sono le prime volte che le fate, distrutti. Però quella distruzione è perché state aprendo l'energia e avete visto che i giorni dopo acquisite sempre più forza, più forza. Allora, vediamo un po'. Amore, Leone. Re di denari, qua è uscita di nuovo magari situazioni di lavoro. Lo lasciamo lì, re di denari. O una persona concentrata molto su delle responsabilità che ha, che questo ha potuto creare pesantezza. Puoi essere tu o la persona con cui sei in relazione, se sei in relazione. Lasciamola qui, vediamo amore, Leone. Wow, regina di bastoni, paggio di bastoni. Io vedo che qua ti riprendi, sei molto ammirata, molto successo erotico, eh? Paggio di bastoni, regina di bastoni. Io vedo che ti senti animata da un nuovo fuoco qua. Sei anche molto apprezzata o apprezzato. Si risveglia in te una forte passione. Ti vedo anche corteggiata o corteggiato, eh? Ok. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo regina di bastoni, la torre, 6 denari, re di bastoni. C'è stato qualcosa tra te e una persona, o ci può essere in questo mese o ci può essere già stato. La rottura di un certo equilibrio c'è stato tra te e una persona con la quale c'è una coppia qua, re e regina di bastoni, c'è un'intesa passionale, un'intesa erotica qui. Però 6 denari, la torre, è successo qualcosa che ha rotto un certo equilibrio, o può accadere in questo mese. Forse per situazioni lavorative o economiche. Vediamo. Allora, qua era caduto, saltato il re di denari, l'abbiamo lasciato, vediamo qua il 10 di denari. Qua abbiamo, io non so se sei tu, che ti vedo molto concentrata o concentrato sulla famiglia, sulle responsabilità che hai, sulla tua stabilità personale, o può essere la persona con la quale entri in relazione, sei entrata in relazione, che questa situazione può dare un po' di stanchezza.
Vediamo energia positiva per te, la ruota della fortuna, il destino è dalla tua parte in modo inaspettato. Tutto cambia in modo inaspettato, al tuo positivo. Il blocco, la regina di spade al blocco. Per alcuni di voi qua per alcuni di voi qua avete avuto a che fare con una persona che era impegnata. E quindi, oppure c'è una persona con la quale sei in relazione che ha una figura femminile che può essere all'interno della famiglia, può essere una madre, può essere una sorella, può essere una persona che, diciamo, gli pressa, gli pesa. Oppure sei semplicemente tu sulla difensiva rispetto all'amore perché sei molto occupato sulla tua stabilità. Vediamo il passato, la luna, la morte. C'è stato un cambio che ha generato un po' di nervosismo qua. Nel recente passato abbiamo avuto un cambio che ha generato un po' di nervosismo, un cambio interiore. Comunque, vediamo nel corso della lettura. Vediamo, allora, che succede qua in amore. 6 di coppe, 10 di bastoni. Sì, allora si sistemano le situazioni con la persona con la quale stai avendo una relazione per coloro i quali sono in relazione. Situazioni legate ai figli o situazioni pesanti legate al vostro passato, al passato di questa persona con una persona che è influente nella vita di quest'altra persona. Se questo è il tuo caso, ti dico che le situazioni assolutamente cambiano perché c'è il destino che gira dalla tua parte. E qua vedo ottime comunicazioni, l'equilibrio, bellezza nelle comunicazioni, l'energia fluisce rispetto a situazioni che riguardano figlio o discorsi del passato, magari riguardanti questa persona qui. Ok, 10 di bastoni, 10 di bastoni. E quindi è questo. Per le ragazze e i ragazzi single qua è come se fossi poco predisposta all'apertura, un pochino poco predisposta all'apertura. Per alcune di voi ci sono delle persone che conoscete nel vostro passato, in termini anche magari di amicizie, con le quali magari non c'è stato un rapporto intimo, che ti chiedono di parlare, di stare bene, c'è una sorta di ritrovo con delle persone del passato, ok? Per altre ragazze single, io qua vedo che la tua bambina interiore era un po' soffocata ultimamente, o comunque sia da delle responsabilità. Io qua vedo che la vita, la fortuna ti mette davanti incontri nuovi e questi incontri nuovi ti portano ad alleggerire i carichi, i pesi che ti stai portando avanti relativi a delle situazioni un po' più contratte di denaro, di lavoro, di responsabilità. Va bene? Vediamo adesso cosa mi raccontano i mini tarocchi in merito. Energia attuale, re di denari, 10 di denari. Energia attuale, re di denari, 10 di denari. Energia attuale, re di denari, 10 di denari. Sì, l'eremita ti vedo più introspettiva qui, o introspettivo, cercando di trovare la via. Per alcuni di voi c'è un'energia un po' più di freddezza con qualcuno, se state con qualcuno, perché c'è più concentrazione sulle cose pratiche della vita. E andate caute, mi spiego, con l'eremita. C'è alcuni di voi che state pensando al vostro passato, alle persone con le quali siete state, una persona con la quale siete stata, con la quale magari ci può essere stato del nervosismo, una chiusura e questa sensazione può generare ancora in voi del nervosismo o delle paure. Vediamo un po', ruota la fortuna al positivo. 8 di spade. Io qua vedo che una situazione di frustrazione si toglie completamente. Iniziate a vedere la via. Iniziate a vedere la via. Regina di spada al blocco. La giustizia. Qua non avete percepito giustizia in amore e quindi state o sulla difensiva oppure rispetto a una persona con la quale state o siete in connessione che ha una persona che lo pressa. Magari può essere un'ex moglie o un'ex compagna che ha influenza su di lui magari per i figli. Oppure state voi sulla difensiva un po'. Vediamo la morte e la luna. La morte, 7 di bastoni, qua c'è stata della chiusura, la luna, la stella.
Guarda, io qua vedo che avete fatto un grande lavoro su voi stesse nel recente passato, chiudendo con lottando per riemergere nella vostra vita, anche autostima. È come se adesso, nel recente passato sempre, vi siete messi a contatto con le vostre emozioni profonde, magari che sono state suscitate grazie a una persona, a una relazione, cercando di avere intuizioni piuttosto che rispetto alle paure che avevate con questa persona, conseguendo una realizzazione della stella, no? La stella danzante, conseguendo anelando a conseguire una realizzazione, la libertà dalle vostre paure. Magari avete creduto anche in una relazione, state credendo in una relazione, però ci sono delle problematiche relative a della famiglia, della stabilità, del denaro. Va bene, vediamo questo 6 di coppe. Sì, la ruota della fortuna, c'è una riconciliazione con delle persone che conoscete già, oppure l'amore vi gira dalla vostra parte portandovi una nuova opportunità, che vi fa sentire animate. 10 di bastoni. 3 di denari, secondo me qua il lavoro, 3 denari, il lavoro, delle situazioni che stressano sul piano lavorativo. O è possibile che avete conosciuto una persona sul profilo lavorativo o lavorate insieme, questa cosa può essere un po' affaticante, diciamo. Oppure può far fatica a fare dei piani insieme perché non ci sono abbastanza soldi, cioè anche questo è possibile. Però le situazioni cambiano con la temperanza. La temperanza, vediamo? Assolutamente sì, c'è un'opportunità qua. Vedo che le situazioni di pesantezza si tolgono. L'asso di denari mi parla di un'opportunità e qua abbiamo di nuovo la regina dei bastoni e qua ci sei tu. Che ti vedo una persona che ti apprezza come tu sei, una persona che ti apprezza come è giusto che tu venga apprezzata o apprezzato. Un'opportunità che ne vale la pena, mi dicono. Per alcuni di voi c'è anche una riconnessione con una persona che ha avuto da fare tanto nelle questioni economiche, lavorative, familiari, non lo so, di questa natura. Sì. E c'è una nuova opportunità insieme. Per alcuni di voi vi ricontatta una persona che ha avuto già famiglia con qualcun altro. Non so se ce l'ha ancora, però se mi dicono che qua c'è un'opportunità insieme a te, importante, dove alla base di tutto c'è un'ottima comunicazione. Sì. Ok, qua abbiamo i segni del Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, Acquario di nuovo, sì, Cancro, Scorpione, segni principali, Capricorno, Vergine e Toro. Mm. Allora, vediamo l'ultima carta dei Rider White, cosa ti dice? Sì, l'imperatore, quale cose si sistemano? Si sistemano delle cose che erano cose pesanti. Vedi, regina di bastoni, vedo più controllo nel senso bello del termine. Le situazioni si sistemano, ci sono delle persone che si tolgono dei dosso dei pesi. Fammi vedere l'imperatore di nuovo. Assolutamente sì, qua c'è una persona che costruisce con te in questo mese, vedi, asso di coppe, che costruisce con te, c'è una persona di tutto rispetto, eh? Ok, vediamo con i miei oracoli, lui lei ci danno il profilo energetico di questa persona. È perfetto, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo da quale sentimento è mossa questa persona nei tuoi confronti. Dalla gelosia ci picchia. Sono geloso di te. Sono geloso di te, ok? Cos'altro? Sei bella da togliere il fiato, ma te l'ho detto, mi sei uscita come regina di bastoni qua. Sei bella da togliere il fiato, o sei bello da togliere il fiato, e ti sto aspettando. Questa persona aspetta te. Aspetta te. Cioè, aspetta i tuoi tempi. Ecco perché c'è un'ottima comunicazione fluida, una persona che rispetta e ti rispetta, capito? Ok. Vediamo cosa ti dicono gli altri oracoli. Eccoti qua, come stai questo mese in amore? Felice, felice, cos'altro? Perché il potere superiore è con te, ti aiuta, te l'ho detto anche, la ruota della fortuna, il destino. E poi arrivare al traguardo, c'è qualcuno che non si fermerà.
E te l'ho detto che è una persona di tutto rispetto qua e ti vedo molto felice a livello sentimentale in questo mese. Adesso, ragazze mie e ragazzi, rispetto al rituale della buona riuscita, rispetto alla carta della ribellione, ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese, che riguarda tutti gli aspetti della tua vita. Allora, rituale per la buona riuscita. In una postura meditativa, sdraiato sulla schiena oppure seduto sulla sedia nella posizione del faraone, che significa piedi a terra, schiena dritta, mani rivolte verso l'alto appoggiate alle cosce, o anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente, facendo 10 respiri dal naso leggermente più profondi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Poi contempla la tua situazione e chiediti: mi sto facendo andare bene questa situazione? Oppure sto scegliendo liberamente? Se scopri che la situazione non ti va bene e che hai difficoltà a scegliere perché sei trattenuto dalla mente, che pretende di calcolare il tuo vantaggio e il tuo svantaggio, aderendo ai principi dell'arcontato, che sono le leggi, le norme che ti ho parlato prima, allora fai altri 10 respiri profondi, consapevoli, immaginando una luce che attraversa il tuo corpo. In questa luce e per mezzo di essa risveglia dalle profondità del tuo corpo l'energia che ti serve per vincere gli arconti, cioè le leggi. L'animale connesso alla meditazione è il gufo. Visualizzalo all'inizio e alla fine della tua meditazione. Allora, ragazzi miei ragazzi, devi fare una scelta. La tua mente ti dice: no, meglio così, no, forse è meglio così, no, è peggio così, no, ma sarà meglio così. Ok. Come vincere gli arconti, che sono queste cose che la mente ti fa, che sono le leggi. Fai 10 respiri profondi dal naso. Sai la respirazione Ujjayi Pranayama, quella che ti ho insegnato nella sequenza fluida dello yoga sciamanico, quella col naso che devi sentire un po' il suono nella gola, così. Ok? Ok, puoi espirare dal naso o dalla bocca, qui Selene non lo specifica, vedi come ti senti meglio, però inspira dal naso molto lentamente. Contempla la situazione e chiediti: ma io mi sto facendo andare bene questa situazione oppure sto scegliendo liberamente? Questa domanda te la puoi fare prima di iniziare la pratica. Allora fai così. Fatti questa domanda prima di iniziare la pratica, poi visualizza il gufo, visualizza il gufo prima di iniziare, poi chiudi gli occhi, fai 10 respiri profondi e se mentre respiri senti che non stai scegliendo liberamente, a un certo punto fai altri 10 respiri profondi e mentre li fai immagina una luce che attraversa il tuo corpo. Puoi immaginare che va dal primo chakra al settimo fino alle stelle, ok? Oppure che va dall'alto verso il basso, immaginala come vuoi. Questo ti permette di prendere delle decisioni conformi alla tua vera volontà interiore. Va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo augurandovi un mese strepitoso e meraviglioso all'insegna del ritualismo, come ci ha detto questa carta, per generare la prosperità che ti meriti. Detto questo, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!